Ciao carissimi! In questo video voglio farvi vedere i libri che secondo me sono i migliori per imparare a disegnare oppure per migliorare la tecnica. In ogni caso, durante i video vi farò vedere a confronto tutti i miei libri, così potrete decidere qual è secondo voi quello che fa per voi. E ovviamente se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace al video e iscrivetevi al mio canale YouTube, così rimanete aggiornati su tutti i miei prossimi video. E se avete dei titoli di libri che conoscete o che avete e che ritenete molto utili in questo senso, metteteli nei commenti qui sotto, così anche gli altri utenti della pagina potranno avere un bel consiglio. Grazie e buona visione! Ciao! Allora, questi sono i miei 4 libri più importanti e sono quelli da cui ho imparato e sto imparando moltissimo, e voglio partire con il primo che ho comprato, che è l'arte del disegno, e vi faccio vedere appunto anche in confronto agli altri se è un libro valido o meno. Voglio partire dall'arte del disegno, che è un libro molto accessibile, molto reperibile, lo trovate in tantissime librerie in tutta l'Italia. Il costo è di 22,90 € salvo promozioni, ed è un libro molto completo perché contiene le spiegazioni su come disegnare vari oggetti piuttosto che vari particolari della natura. Vedete, c'è addirittura la frutta, i paesaggi, gli alberi, le nuvole. Ovviamente tutto spiegato in maniera abbastanza approfondita, nel senso che c'è la spiegazione su ogni disegno e è sicuramente molto utile. Poi ci sono gli animali, infine la sezione che io più preferisco, che è appunto quella delle persone. Infatti voglio utilizzare come metro di paragone tra questi libri la figura umana, come viene spiegata la figura umana. Questo libro è sicuramente molto tradizionale, ha un'impostazione molto classica perché si basa sulle proporzioni, e quindi l'obiettivo è quello di creare una figura umana perfetta. Come potete vedere, l'obiettivo è quello di realizzare un ritratto e comprendere a fondo le proporzioni del corpo umano. Quindi è un libro che crea comunque una base molto solida, una base che se non avete fatto la scuola d'arte non ce l'avete, e quindi dovete crearvela da soli. Quindi è utile, ma allo stesso tempo non è un libro completo nella sua complessità, nel senso che vi aiuta a disegnare in maniera corretta, ma non vi aiuta a fare quel passaggio in più della semplificazione per creare un'illustrazione, perché questo è il mio obiettivo e penso l'obiettivo di tutti quelli che mi seguono qui e su Instagram. Quindi, oltre a questo libro, vi servirebbe un altro libricino per capire a fondo l'illustrazione. Mettiamolo da parte e procediamo col secondo. Non appena ho visto in libreria questo libro ho pensato, ecco quello che cercavo e che mi mancava per completare il mio libro tradizionale. Come disegnare i manga è una collana di libri che riguarda il manga, però tra questi libri c'è anche il libro riguardante corpi e anatomia, e in ben, vediamo, 130 pagine il corpo umano viene veramente spiegato in ogni angolazione, e per 14,90 € avete questo libro molto approfondito, io lo straconsiglio. Dunque, vi metto a confronto le spiegazioni, alcune spiegazioni di questo libro con le spiegazioni del libro di prima. Qui le pagine che riguardano l'anatomia sono 4-5, insieme alle varie posizioni del corpo, come vedete. Ecco, forse ce n'erano un paio anche qui, sì, perché ci sono varie parti, anche appunto i bambini. Ecco, qui invece ovviamente tutto viene spiegato in maniera molto più approfondita, ma anche più semplice e dinamica secondo me. Quindi oltre alla testa abbiamo appunto anche le varie angolazioni, le varie posizioni, la testa in alto, verso il basso, qui la muscolatura con i vari nomi, quindi si studia proprio l'anatomia, le fasce muscolari, e ovviamente viene molto distinto il corpo maschile da quello femminile, perché ci sono delle differenze, e quindi viene tutto spiegato in maniera molto dettagliata. Ecco, sicuramente questo libro, come vedete, ha un'impostazione meno realistica, nel senso che nel realismo viene introdotta l'illustrazione, cioè non si vanno a definire benissimo i tratti del viso, cioè il naso piuttosto che gli occhi, e tutto comunque viene semplificato.
Poi dopo a questa figura semplificata ci aggiungi il tuo stile, come vuoi realizzare tu il viso, piuttosto che le mani, le braccia, ecco. Qui invece sono stati aggiunti tantissimi dettagli, anche la mano, e poi veramente tantissime posizioni. Poi comunque sono posizioni che trovate nel manga, il nudo poi va molto nel manga, quindi anche qui lo trovate, però ovviamente se non volete fare figure nude le fate vestite, ma è bello ed è anche più attira di più una figura che in una posizione diversa dal semplice frontale piuttosto che di profilo, cioè una figura anche a 3/4 che guarda verso l'alto piuttosto che verso il basso. Insomma, sicuramente è un libro molto molto complesso. Quindi io vi consiglio questi 2 libri per completare il vostro studio, perché sicuramente questo vi aiuta a fare quel passaggio in più verso l'illustrazione, e adesso vi aggiungo un terzo libro che rende il tutto molto più bello da studiare. Questo è un libro che sto adorando tantissimo, Sketch with Asia. È un libro ispirato al manga, perché Asia Ladowska è un'illustratrice che disegna principalmente manga, e sicuramente la pecca è che è un libro scritto in inglese completamente, però con un po' di aiuto, col dizionario in qualche modo si fa. È bellissimo perché ovviamente contiene tutte le sue illustrazioni ed è un libro che ho già fatto vedere su Instagram, quindi non starò qui a ripetermi ulteriormente. Però la parte che mi interessa, che voglio farvi vedere, ovviamente oltre ai suoi consigli su come iniziare a disegnare, consigli molto utili su come riscaldarvi prima di iniziare a fare il disegno, quello in bella coppia, e altre cose del genere, vi faccio vedere, mettendo a confronto i vari libri, come lei consiglia e come il modo in cui lei fa vedere le varie posizioni della testa. Quindi vi fa veramente tantissimi esempi. Ovviamente qui vi dà dei consigli sulle basi, su come iniziare, su come impostare la testa, e poi fa tantissimi esempi. Anche qui guardate quanti esempi sulle espressioni, soprattutto, oltre che alle variazioni della posizione della testa, che è un argomento molto importante per dare umanità nella propria figura, nel disegno che realizzate. Quindi le espressioni sono molto importanti e sono anche quelle più difficili da fare, ahimè. E la testa, il disegno della testa viene spiegato in questo modo su questo libro dei manga, come vedete, in maniera comunque molto veloce, insomma, anche semplificata. Qui c'è già il naso e qui si parte con il corpo, quindi ci sono proprio un paio di pagine. Invece sul primo libro abbiamo appunto tutte le proporzioni e quindi una spiegazione molto più tecnica. Io sinceramente mi sono trovata bene con questo tipo di approccio, con il suo, con il fatto di vedere tante teste diverse, con espressioni diverse, con posizioni diverse e anche con angolature molto interessanti. Quindi questo sì è un 3/4, ma non è un 3/4 semplice che non dice niente. Lo stesso vale per questo, quindi è un profilo, una testa di profilo barra 3/4, quindi sono tutte posizioni molto difficili da fare, però allo stesso tempo che esprimono e dicono di più. Quindi è un libro che sicuramente consiglio. Poi qua c'è, diciamo, c'è la parte su come disegnare la testa e i capelli in particolar modo, come dipingere, ma lei usa solo i Copic markers per disegnare, per colorare, scusate, il disegno, e poi la parte fatta appunto a computer, e basta. Questo è un libro che io vi consiglio, è una chicca in più, vi aiuta comunque a capire molto del mondo dell'illustrazione, dell'approccio che si ha. Lei comunque parte da una base molto realistica, questo per farvi vedere l'importanza di disegnare in maniera realistica. Adesso vi faccio vedere, aveva messo qui, se lo trovo, eccolo qui. Questo
è un esempio dei disegni che faceva all'inizio della sua carriera, disegni molto realistici, non sembra neanche un disegno, sembra una foto, e dove è ora, per esempio. Quindi bisogna sì avere una base molto solida, che vi potete creare da soli con appunto libri tradizionali, classici come questo, però poi vi serve una mano per arrivare a questo tipo di illustrazione. Quindi è un libro che comunque consiglio moltissimo e sicuramente lo trovate sulla sua pagina di Instagram, nei link che lei ha appunto nella home page. L'ultimo libro, ma non meno importante, è quello di Ira Ville, un'altra illustratrice che io seguo e che adoro. E diciamo che non è un libro che vi consiglio, nel senso che non imparate a disegnare con questo libro, perché comunque lei fa vedere semplicemente come dipinge con gli acquarelli e non come disegna, non dà dei consigli effettivi, anche se comunque avete tante illustrazioni che vi ispirano, i colori sono molto belli, anche qui le posizioni della figura umana sono molto interessanti, attirano lo sguardo, attirano l'attenzione, non sono sempliciotte, e qui appunto ne vedete un bel po' direi. E poi appunto se siete interessati a dipingere con gli acquarelli e volete vedere il suo metodo, verso la fine di questo libro, se non sbaglio, c'è la parte dove lei, sia dove lei comunque crea gli acquarelli con i pigmenti, sia appunto dove dipinge, che è questo capitolo qui. Anche questo libro appunto è in inglese, però se ovviamente vi impegnate un po' con Google Translate o con altri dizionari sicuramente riuscite a capirci un po', anche perché l'inglese è comunque un inglese semplice, lei è tedesca, quindi anche lei a sua volta non parla benissimo l'inglese, quindi ha utilizzato un inglese molto semplice per essere capita. Quindi ragazzi, per fare una sintesi, secondo me, se il vostro percorso vuole arrivare a fare illustrazione e non volete spendere tanti soldi, non avete magari tanti soldi da spendere, questo libro è quello più completo per quanto riguarda la figura umana. Potete comprare solo questo per iniziare, oppure se volete andare alle radici del disegno e se volete appunto imparare a disegnare varie cose oltre al corpo umano, partite con l'arte del disegno. Per quanto riguarda i libri di Ladowska e Ira Ville, sono dei libri aggiuntivi, se avete voglia appunto di avere, se comunque vi piace come illustratrici, se avete voglia di avere un loro libro, ovviamente potete acquistarlo. Io entrambi li ho acquistati con la campagna Kickstarter, quindi i costi erano un po' diversi perché comunque c'erano altri gadget all'interno del pacchetto. In ogni caso vedo che su questo c'è scritto $34,99, quindi penso che sarà sui 30 euro. Questo invece sempre $34,99. Tutti e due, avendo fatto la stessa campagna Kickstarter, hanno lo stesso prezzo, quindi sono quelli più cari, però quelli più preziosi a mio avviso. Oltretutto questo ha anche la firma originale di Ira Ville. Dunque ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e aspetto i vostri commenti e ovviamente iscrivetevi al mio canale. Ciao!